Finale Emilia è una cittadina di provincia che custodisce molti tesori artistici e luoghi meritevoli di una visita. Tra questi spicca il cimitero ebraico, uno dei più antichi della regione Emilia-Romagna, un luogo suggestivo e poco lontano dal centro cittadino, un'isola di pace in cui andare alla scoperta delle storie dei membri dell'antica comunità ebraica del Finale. Sono oltre 400 gli anni di storia raccontati dalle 57 lapidi rimaste in piedi fino ad oggi. L'Orto degli Ebrei, come era chiamato anticamente, conserva sottoterra i corpi di quasi tutta la comunità, che ha vissuto a Finale Emilia dal 1541 sino alla seconda metà del Novecento. Vi si entra attraverso un cancello in ferro battuto, originario dell'inizio del Novecento, recante sulla sua sommità la stella di David, all'interno della quale è incisa la parola Shalom. All'interno la disposizione delle lapidi, tutte orientate in direzione sud-est, verso Gerusalemme, divide idealmente lo spazio in due parti. A ovest le sepolture più antiche, caratterizzate da iscrizioni in ebraico. A est quelle più recenti, con iscrizioni in italiano oppure bilingui, in italiano ed ebraico. La varietà di forme delle lapidi è sorprendente. Lapidi a 2 o 3 arcate, sarcofagi riccamente decorati, un cippo sormontato da una corona che ricorda quella sopra il rotolo della Torah. Al centro si trova la lapide del fondatore del cimitero, il banchiere Donato Donati, che nell'anno 1600 ottenne dal duca Cesare d'Este la licenza di seppellire i morti ebrei in un terreno da lui acquistato. La lapide dell'illustre mercante è stata decifrata grazie a un complesso percorso di ricerca ed eventi fortuiti che hanno dato la possibilità alla storica finalese Maria Pia Balboni di riconoscere il fondatore. Tra le lapidi più antiche da ricordare, quelle dei nobili Avraham ben Amain e Yehuda Sasson, splendidi sarcofagi riccamente decorati, il cippo che ricorda la corona della Torah che marca la sepoltura di Mosè Menahem Natan, la sepoltura del rabbino Moishe Leon, quella di Aaron Castelnuovo, la vittima del colera del 1855. La sezione più moderna ricorda invece le famiglie dei Castelfranchi, Osima, Levi, Cohen, tanto amate dagli abitanti di Finale Emilia dell'epoca. La lapide di Elvira Castelfranchi è ancora oggi meta di visita dei piccoli alunni della scuola primaria a lei dedicata, che sono soliti portarle una rosa, il suo fiore preferito. Il cimitero ha potuto rivedere la luce solamente nel 1987, dopo l'ultima sepoltura del 63. Dopo anni di abbandono, durante i quali la vegetazione era cresciuta senza controllo, l'orto degli ebrei è diventato una discarica abusiva. I volontari di un'associazione locale, sostenuti dal patrocinio di Rita Levi Montalcini e dall'amministrazione comunale dell'epoca, restituirono dignità al luogo sacro e lo resero accessibile ai visitatori. Ma è a Maria Pia Balboni, scrittrice, studiosa di storia locale e fondatrice dell'associazione Alma Finalis, che si deve la salvaguardia e la promozione del luogo, attraverso anni di studio della sua storia e impegno concreto. Grazie a un importante restauro conservativo realizzato nel 2015 e promosso dall'associazione Alma Finalis, le lapidi hanno recuperato il loro colore originario. Le epigrafi, finalmente visibili, raccontano le storie di chi giace sottoterra, mediante componimenti poetici e versetti estratti dalla Bibbia. 5 targhe appese agli alberi ricordano infine le vittime finalesi delle leggi razziali e della Shoah, ma anche 2 giusti tra le nazioni, che hanno salvato vite ebree a Nonantola e a Finale Emilia, Don Arrigo Beccari e Don Benedetto Richeldi. Il cimitero è oggi un vero e proprio luogo del cuore, non solo per i volontari di Alma Finalis, che quasi quotidianamente lo curano con dedizione e passione, ma anche per i cittadini di Finale Emilia, che approfittano delle aperture domenicali per immergersi in questa oasi di pace e rara intimità.